Dopo mesi passati ad oziare sul divano, ho deciso di trovarmi un lavoro. Nel 2020 trovare un lavoro in Italia è sempre più difficile, la concorrenza è spietata e non solo. Una volta trovato il lavoro, la difficoltà sta nel tenerselo. I lavoratori sono diventati usa e getta, non ci sono tutele, non ci sono diritti. Ho pensato che senza ombra di dubbio fossimo tra i peggiori paesi per i lavoratori. Così ho consultato l'ITUC di quest'anno. Tra i peggiori compaiono Colombia, Turchia, Honduras, Chiquita. La Chiquita compare come la peggiore azienda per cui lavorare in Honduras. In questo paese i sindacalisti vengono perseguitati, minacciati o assassinati, come è successo a Jorge Acosta, un sindacalista del ramo agroalimentare ucciso in un bar nonostante le denunce presentate alla polizia. La cosa sconvolgente è che non si tratta di un caso isolato, ma dell'ennesimo omicidio irrisolto. Jorge Acosta lo conoscevi? Jorge Acosta, sí, claro. Citraterco es afiliado a la federación donde yo trabajo, Festagra. L'ennesimo caso di un sindacalista ammazzato. Tu che cosa ne pensi? Jorge Acosta tenía medidas de protección cautelares, o sea, el gobierno tenía que protegerlo, estaba obligado a protegerlo. Las autoridades acá quieren relacionarlo con otros problemas de delincuencia que hay en el país, no lo quieren resolver por un problema de sindicalista. Durante la historia ha existido violencia contra los sindicalistas, pero antes no la documentábamos. Del 2015 venimos documentando casos y en el informe se detalla que ninguno de todos los casos de asesinato, de persecución, ha sido resuelto. Un rapporto in cui compaiono omicidi, arresti ingiustificati e minacce, tutti senza colpevoli. Ma la Chiquita c'entra davvero qualcosa con tutto questo? Com'è possibile che il suo nome sia finito in quella lista? La Chiquita è un brand che conosco da sempre, che vende uno dei frutti più buoni e semplici che abbiamo. La banana poi la mangio praticamente sempre e ovunque, ed è un'icona anche nel mondo artistico, grazie a Josephine Baker, Andy Warhol, David Datuna. Com'è possibile che tutto ciò sia connesso a questo fenomeno? Mi sono informato un po' e ho scoperto che le violenze sui sindacalisti non sono una cosa nuova in paesi come Honduras, Colombia, Guatemala o Costa Rica, ma che sono tutti connessi al termine Repubblica delle Banane e a quando la Chiquita si chiamava ancora United Fruit Company. Ma per capire bene il presente bisogna fare un tuffo nel passato e tornare in Costa Rica nel 1871. La storia comincia da Minor Keith, un imprenditore americano. Si trova qui per aiutare lo zio con la costruzione della ferrovia che collega San José alla città portuale Limón. Un progetto costosissimo e pieno di imprevisti. Oltre 4.000 persone perdono la vita. Nel 1890 la ferrovia è conclusa, ma i guadagni sono bassissimi, quasi nessuno la utilizza. Keith rimane con debiti e banane. Questo frutto lo coltiva da diversi anni ormai e grazie alla sua visione imprenditoriale decide di importarlo negli States, dove riscuote un grande successo. Keith si arricchisce e investe. Compra piantagioni a Panama, in Colombia, fino a fondere la sua proprietà con quella di Andrew Preston per dar vita alla United Fruit Company, ovvero quella che un domani diventerà la Chiquita. Nel frattempo anche un'altra società stava prendendo vita tra le Hawaii e l'Honduras. Si tratta della Standard Fruit Company, oggi la Dole. È proprio in questo periodo che si coniua il termine Repubblica delle Banane. Hanno cominciato a accaparrarsi territori, hanno fatto alleanza con le oligarchie e governi locali, prima in ferrovia in Centro America la costruisce la United Fruit Company, ma anche di logistica nei porti, quindi avevano in mano tutta la logistica, tutte le infrastrutture, tutte le terre senza pagare nulla e quindi imponendo la politica ma imponendo anche un controllo militare. Un controllo militare utilizzato per sopprimere il malcontento. Infatti, mentre Keith e Company si riempiono le tasche di milioni di dollari e gli americani lo stomaco di banane, i lavoratori delle piantagioni sono sempre più infelici. Lavorano senza sosta, senza una paga decente e non appena si lamentano vengono licenziati. Insomma, sono stufi e vogliono i loro diritti. Purtroppo i diritti dei lavoratori sono sempre stati una spina nel fianco per queste compagnie e la storia lo dimostra. Basta pensare al massacro delle banane, un fatto accaduto nel 1928 in Colombia.
I lavoratori scioperano per chiedere paghe settimanali, assicurazioni in caso di infortunio, un giorno libero, ma la United Fruit non ci sta, anzi gradirebbe che tutti i lavoratori tornassero a lavorare visto i soldi che le stanno facendo perdere. I braccianti non mollano e allora la United Fruit si lamenta con il governo colombiano. Il governo colombiano non discute troppo, manda l'esercito e apre il fuoco sulla folla, uccidendo uomini, donne e bambini. E non è stato l'unico caso. Un altro fatto diventato celebre è stato il colpo di stato in Guatemala. È il 1951, 3/4 delle terre arabili del Guatemala appartengono alla United Fruit. Ormai l'economia del Guatemala si basa solo sul commercio di banane con gli Stati Uniti. Jacobo Arbenz, stanco dell'egemonia americana, si candida come presidente promettendo di restituire le terre della compagnia alla sua gente, facendole pagare le tasse e obbligandola a pagare bene i suoi dipendenti. Il coraggio di Arbenz lo fa vincere alle elezioni e lo stesso anno annuncia che avrebbe confiscato le terre della compagnia. La mossa piace molto ai guatemaltechi, ma sapete a chi non piace? A questi due, i fratelli Dulles, i maggiori azionisti della United Fruit Company, rispettivamente il segretario di Stato degli Stati Uniti e il direttore della CIA. Arbenz non fa i loro interessi, bisogna pensare a qualcosa. Sono gli anni della guerra fredda e gli americani sono sensibili al nemico comunista. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. In realtà Arbenz è un socialista democratico, ma fingendo che sia comunista e una minaccia per gli Stati Uniti, nel 1954 viene organizzato un colpo di Stato con la partecipazione della United Fruit Company. Arbenz viene cacciato e al suo posto subentra Castillo Armas. Castillo fa gli interessi degli americani e ancora una volta, agli occhi dei suoi cittadini, gli Stati Uniti hanno combattuto per proteggere la democrazia. Una doppia vittoria. Peccato che Castillo, appena prende il potere, toglie il diritto di voto a metà della popolazione, restituisce le terre alla United Fruit e perseguita gli oppositori politici. Da lì in poi il paese attraversa un'instabilità politica senza precedenti, che si trasforma in una guerra civile che dura 36 anni, con oltre 200.000 morti. Diverse cose cambiano da lì in poi. La United Fruit Company cambia il nome in Chiquita e domina il mercato delle banane, assieme a Dole e a Del Monte. Fino al 2002 queste tre aziende controllavano più del 50% del mercato internazionale, con alti e bassi. A volte i problemi sono stati gli uragani, a volte sono state le malattie delle piantagioni. La malattia di Panama è un ottimo esempio. Il problema del banano è che viene clonato, perciò se il fungo colpisce una pianta, colpisce l'intera piantagione. Per questo motivo oggi si commercializza la Cavendish, una tipologia che rispetto alla Grossmickel resiste bene ai funghi e a tutti i pesticidi, come il Nemagon, il pesticida che causò problemi di sterilità e tumori alla pelle a migliaia di lavoratori in tutto il Centro America. Nonostante gli Stati Uniti lo avessero proibito nel 1979, continuò ad essere utilizzato da aziende americane come la Dole in America Centrale. Mi señora perdió tres hijos, tuvo 3 abortos por medio del Nemagón y muchas enfermedades que hemos tenido sobre la vista, la naturaleza, piel y otras. Aquí estoy muerto yo de envidia. Aquí está muerto uno de envidia con esta enfermedad que tiene uno. Después de los 16 años me comenzó a... Después de haber trabajado, después de los 16 años, me comenzó a destruir esta enfermedad. Questa enfermedad poi è la del veleno dell'emagon. Ci sono state cause, processi, proteste, accuse, richieste di risarcimento milionarie che la Dole si è sempre rifiutata di pagare. Ovviamente questi processi vanno ancora avanti. Purtroppo però molti dei lavoratori lesi dal pesticida o sono morti o sono stati corrotti o sono tornati a lavorare per Dole in mancanza d'altro. È l'unica opportunità di lavoro che hanno, non è che possono scegliere. Oggi il Nemagon non viene più utilizzato, ma le condizioni non sono migliorate granché. Los pesticidas es diferente en una empresa donde hay sindicato y donde no hay sindicato. Donde hay sindicato hay una revisión y hay un uso regulado de los pesticidas, pero donde no hay sindicato se siguen usando los pesticidas más dañinos. Gramos son telones, cloro indiscriminado. Donde hay sindicato se trabaja fuerte en exigir los implementos de protección. Donde no hay sindicatos queda a disposición
del dueño o patrón de la empresa. Si quiere le da, si no quiere non le dà. Senza un minimo di preoccupazione né per la loro salute né per le conseguenze che potrebbero derivarne. Non c'è paura per le regole, per le proteste dei sindacati. Sembra quasi che queste aziende si sentono al di sopra della legge, come se protette dai governi locali che le ospitano. Las empresas de tener a su favor a los gobernantes de nuestro país. Entonces ellos tienen la facilidad de violentar la ley de nuestro país, come è il Codice del Trabajo. Ma allora perché i lavoratori non vanno semplicemente a lavorare dove ci sono i sindacati? C'è da dire questo, in Costa Rica è uno dei paesi centroamericani con la percentuale più bassa in assoluto di sindicalizzazione nel settore privato, nel senso che credo che il settore privato non arriva nemmeno al 2%. È praticamente impossibile formare sindacati nel settore privato in Costa Rica. Hanno introdotto questa forma che si chiama solidarismo. Il solidarismo è in pratica diventi amico delle imprese, le imprese ti garantiscono tutta una serie di benefici per evitare che i lavoratori si organizzano sindacalmente. Pittura alla scuola, ti porta magari l'acqua potabile, regala lo zainetto con i quaderni ai figli dei lavoratori e delle lavoratrici, no? E si compra le coscienze. Questo crea divisione nelle comunità quando cerchi di creare un sindacato. Ok, va bene che ci dà questa cosa, ma la paga ci sta pagando una miseria. Sono orari di lavoro impressionanti, non ci sono condizioni adatte rispetto all'uso e abuso di agrotossici, quindi di sostanze chimiche. Continuano a gettare queste agredinci con queste avionetas e praticamente le case molto spesso dei lavoratori e delle lavoratrici o sono proprio dentro le piantagioni, come era un tempo, o sono proprio ai bordi, per cui vengono continuamente contaminate. Questo ti fa capire, in un paese come il Costa Rica, ma negli altri paesi è molto simile, la dipendenza totale di queste popolazioni dall'impresa, e questo lo troviamo in tutti i rami dell'agroindustria. Quando parliamo di banane, parliamo di canna da zucchero, di melone, di palma africana, così è molto molto simile, cioè le condizioni esterne, perché è il modello dell'agroindustria che è così. Un modello che crea una serie di problemi. Paesi dell'America Latina come l'Ecuador, la Colombia, il Costa Rica, il Guatemala, l'Honduras sono i maggiori esportatori di banane nel mondo. Non solo banane, ma anche caffè, palma africana, canna da zucchero. Questi paesi hanno basato la loro economia sull'esportazione di materie prime. Così facendo, però, si sono resi vulnerabili a fattori esterni, come i negoziati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, i frequenti disastri ambientali colpevoli di grosse perdite e la guerra dei prezzi al ribasso tra i supermercati. Tutto questo porta a guadagni che possono subire cambiamenti costanti. La diversificazione su altri settori potrebbe aiutare questi paesi ad essere più competitivi nei mercati internazionali e quindi ad arricchirsi e a creare maggiori opportunità. Ma si sa che tenere i paesi più poveri e dipendenti dal mondo sviluppato e consumista aiuta a mantenere superiorità e vantaggi economici. Questo ha portato alle situazioni di oggi, quindi a società povere, corrotte e poco sviluppate economicamente. Questi problemi ricadono sulla pelle delle persone, quindi dei lavoratori e dei sindacalisti che lottano ogni giorno per portare benessere a queste persone. Se poi a tutto questo ci aggiungiamo i problemi di narcotraffico e crimine organizzato, scopriamo che la mancanza di impunità non è solo nei confronti dei sindacalisti, ma di tutte quelle persone che provano a fare qualcosa per salvaguardare l'ambiente e i diritti umani. Parliamo quindi degli attivisti e delle popolazioni indigene. De Berta Cáceres es solo uno de los muchos asesinatos de los que cada año caen víctimas en Honduras, líderes sociales, indígenas, campesinos, a manos del paramilitarismo. En este país, la lucha por la tierra, el medio ambiente, cuesta la vida. I numeri delle vittime sono in aumento ogni anno. Il 2019 ha registrato i numeri più alti di sempre. Sono 212 le persone ammazzate nel mondo a causa delle loro battaglie, di cui 2/3 solo in America Latina. Il mondo delle banane è collegato alle battaglie sull'ambiente. Le domande sono davvero troppe. Abbiamo visto tutti i pesticidi che vengono utilizzati. Quanti di loro andranno a danneggiare il terreno delle piantagioni? Quanti di questi fungicidi finiscono nelle falde acquifere inquinando fiumi e coltivazioni limitrofe?
Com'è possibile che dopo tutto quello che abbiamo sentito tra pesticidi e sfruttamento sul lavoro, la Rainforest Alliance e la SCS, che dovrebbero tutelare certi aspetti, certifichino Chiquita, Dole e Del Monte? Dovremmo continuare a comprare banane? Anche da multinazionali che tra il 90 e il 2000 hanno finanziato gruppi paramilitari colombiani come FARC e AOC, autori di migliaia di omicidi, traffico di droga e di armi? Le considerazioni le lascio a voi. Ma le battaglie di Araxa, di tutti gli altri sindacalisti, degli attivisti vanno sostenute.